Immaginate di svegliarvi in un mondo dove non esiste nient'altro se non la vostra piccola isola. Niente continenti, niente nazioni vicine, solo un oceano infinito e la convenzione granitica di tutti che il resto del mondo sia solo una leggenda per bambini. Ed è così che inizia Dragon Quest VII Reimagined, ed è esattamente qui che la nostra curiosità prenderà a schiaffi la realtà. Oggi non facciamo il solito gameplay, amici. Oggi entriamo in una demo che è un vero e proprio portale temporale. Restate con me, perché quello che vedremo cambierà il vostro modo di intendere i remake. Amici, vi dico subito che il gioco non ci permetterà di andare a creare il solito personaggio da zero. Utilizzeremo quello di default. Ma attenzione, possiamo andarlo leggermente a personalizzare grazie alla scelta del suo nome. Io l'ho chiamato Bob e Bob sta per vivere qualcosa di veramente incredibile. Guardate, appena confermato il nome, parte subito la sigla e l'abbiamo appena vista e wow, secondo me è veramente bellissima, non trovate? Già solo queste immagini mi hanno caricato a 1000 di curiosità. Iniziamo l'avventura conoscendo i primi personaggi, la mamma del protagonista e anche una ragazzina, secondo me un po' impertinente, presumo che sia l'amica del cuore del nostro Bob, e poi via via tutti gli altri. La storia parte in un giorno speciale perché il villaggio sta andando a festeggiare la festa del mare. Il nostro Bob deve raggiungere il suo papà, uno dei pescatori più importanti della città. Appena uscita dalla mia casa, sentite questa musica suave, allegra, ti entra proprio dentro e vi giuro, questa colonna sonora mi ha già migliorato la giornata e strappato un sorriso. Sentite, provate a sentirla perché è veramente molto bella. Beh, che cosa c'è di più bello di provare un nuovo gioco che vi entusiasma e che vi prende, accompagnati però da una musica veramente spettacolare. Dunque, poi ho capito anche che possiamo portare con noi dei compagni con i quali potremo andare a interagire in ogni momento. La cosa che ti colpisce appena avvii questa demo, che segnatevelo, è già disponibile su Switch, PS5, Xbox e PC, non è soltanto la grafica. Square Enix ha fatto un salto incredibile, ha abbandonato l'idea del semplice remake per regalarci questo stile a diorama. Sembra di muoversi dentro un plastico fatto a mano, un mondo in miniatura che profuma di avventura classica con una pulizia tecnica pazzesca. E la notizia migliore? È tutto quanto in italiano, un adattamento che finalmente rende giustizia ai dialoghi geniali di questa serie. Ovviamente mi riferisco alla presenza dei sottotitoli in lingua italiana e purtroppo però i dialoghi sono ancora in lingua inglese, però almeno abbiamo i sottotitoli. Un'altra piccola chicca è che non c'è l'opzione per aprire la mappa col solito tasto M. Questo secondo me spinge a esplorare davvero e a sentirsi completamente liberi. C'è però una minimappa che va a indicare il punto della missione. Questa libertà di girare mi soddisfa veramente tantissimo. Ma dopo un po' il nostro Bob, dopo aver parlato un po' con qualche personaggio incontrato per strada, verrà invitato da uno a recarsi al castello. Beh, ragazzi, qui c'è la vera e propria sorpresa, perché è veramente bello, non me ne escono altre parole. Sento un mix di entusiasmo e di curiosità quando sto provando questa demo. La atmosfera mi cattura totalmente e dopo pochi minuti questi personaggi non sono più dei pupazzi su uno schermo, ma sono già dei miei amici.
E guardate questo castello mastodontico, importante, e osservate questa scena. Penso sia il momento che ci introdurrà nel vivo dell'avventura. Ah, there you are. I reckon it must be my fault you've been called here again. Sorry about that. Now, you remember the plan, don't you? The grown-ups keep saying that this is the only island in the world. But that's total nonsense, and we're going to prove it. I know we've been spending all our time fixing up that old wreck. There's no way the two of us will ever get that. As luck would have it, though, I've been searching through the... I found something else when I was down there and... So, what do you think? Well, that's what I thought at first as well. But check out the pattern on it. Not that it's important right now, of course. I just thought I'd better show you before I forgot, that's all. Now, the book says there's a place called the Shrine of Awakening in the mountains to the east of here. And it seems there's a way of getting its doors to open, too. Of course, the eastern mountains are off-limits to islanders, which makes them the Anyway, the point is, we can forget about the boat for now. I'm going to head east for a little recce, see if I can find this shrine. You're here because my old man summoned you, right? Well, just try to keep him talking. Come and join me once you're done here, alright? Beh, dopo questa scena sono rimasta veramente incuriosita di andare avanti. Comunque, ma perché noi dobbiamo andare a spendere circa 60 euro il prossimo 5 febbraio per un gioco che ha però 20 anni? Perché questo Reimagined ha capito un po' tutto. Se nell'originale servivano ore solo per vedere il primo combattimento, qui la narrazione è snella, dinamica. I mostri li vedi sulla mappa, puoi andarli a caricare o anche andarli a schivare. Non è più una maratona punitiva, è un viaggio alla scoperta di frammenti di pietra che una volta ricomposti fanno riemergere intere isole del passato. Ogni volta che completi un puzzle, il mondo va a cambiare, cresce, senti davvero di aver salvato un pezzo di esistenza. E poi c'è il sistema dei mestieri, dimenticate la rigidità del passato. Hanno introdotto il doppio mestiere, potete mixare le abilità in modi prima impossibili, creando build che rendono i turni veloci, tattici e maledettamente soddisfacenti. Non stai solo livellando, stai costruendo i tuoi eroi pezzo per pezzo proprio su misura. Non so se sono riuscita a trasmettere il mio entusiasmo anche a voi, perché questa demo mi ha lasciato una voglia matta di vedere cosa c'è dietro l'angolo. Se cercate un gioco che vi faccia sentire dei pionieri in un mondo che aspetta solo di essere scoperto, beh, segnatevi la data, ossia il 5 febbraio. E mi raccomando, bisogna trovare tutti quanti i frammenti, perché quel costume bonus di Maribel non si va a sbloccare mica da solo. E voi siete pronti a scoprire che la vostra isola non è l'unica cosa rimasta al mondo? Che impressioni avete avuto da queste immagini? Beh, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, perché voglio sapere se anche voi siete carichi quanto me dopo aver visto questo video. Vi ringrazio come sempre della visione, mi raccomando mettete un bel like e datemi qualche risposta, quindi commentate qui sotto. Ci vediamo presto per un altro nuovo entusiasmante video e ci vediamo. Ciao!